nell'episodio precedente. 300 coccodrilli. Oh mamma mia. Cazzo, guarda che denti. È qua la cosa più impressionante. Adesso lasciamo Valentino qua al Jurassic Park, anzi al Croco Park. Salutiamo il cane da guardia e andiamo a casa di Mauro. E questo è il parco di Mauro, che in questo momento è chiuso perché stanno facendo dei lavori. Anche il go-kart avete. Questo parco divertimenti è praticamente itinerante anche a lungo termine. Adesso da quant'è che siete qua? Praticamente adesso siamo qui da 2 anni, tenendo presente che un anno siamo stati chiusi per il Covid. Quindi adesso facciamo ancora una stagione e poi ci spostiamo. Una vita in continuo spostamento. Comunque sono 10 anni che siete qua in Marocco. Siamo arrivati qui nel parco della famiglia di Mauro, che come avete capito appunto si occupa di questo, cioè hanno parchi di divertimento itineranti, arrivano dall'Italia, sono arrivati qua 10 anni fa e questa è la loro vita. Praticamente mi diceva che loro sono arrivati qua 10 anni fa e dovevano fare solamente una stagione, però poi alla fine hanno prolungato e sono arrivati qua con i loro mezzi, cioè quindi i mezzi che spostano tuttora tutte queste attrazioni sono italiani. Cioè, la cosa incredibile è che questo sembra un parco fisso, ma non lo è. Stanno a lungo termine, mesi, in questo caso anni. Però dopodiché, quando se ne vanno, portano via tutto. Qua sotto ci sono un sacco di chilometri di cavo, portano via le mattonelle e rimontano da qualche altra parte. La cosa bella di chi fa questo mestiere è che intanto deve avere un sacco di fantasia, ma poi deve essere capace di riutilizzare anche le cose. Tipo, stavamo vedendo questa, mi spiegava che è una gru che viene utilizzata in questo momento, come vedete, montata per far funzionare questa attrazione. Ma quando montano e smontano il campo è fatta anche per tirar su ad esempio tutte le piastrelle, quindi ha un duplice utilizzo. E non solo, l'ha costruita tutta il figlio di Mauro, perché anche lì non solo bisogna avere ingegno, ma bisogna anche saper usare le mani e la manualità. Questa vedete è una gru, fa la gru, ma quando il parco è in funzione diventa un ristorante sospeso, cioè si alza tutta la piattaforma e il ristorante con le luci, tutta un po' di intimità per quanto ce ne può essere dentro un parco divertimenti, però sospeso a diversi metri. A quanti metri? 27. A 27 metri mangiano? Ma sono legati! Sì. Ah. Cioè, infatti qua vediamo neanche la... legati. Bello. E facciamo solitamente qui lo chiamano couche de soleil, sole che tramonta, e facciamo una cena di sushi, quindi stai su un'ora, un'ora e mezza, se no altrimenti durante il giorno facciamo solo tè. Se uno deve andare al bagno? Ci va prima, ci va dopo. Per il trasporto totale di tutto il parco sono 25 semirimorchi e 12 container di quelli grandi da 12 metri e 50. Wow. E questa, ragazzi, è la pista dei go-kart, però questa non la spostano, non è che tolgono l'asfalto. Questa è sempre la loro famiglia, ma questa rimarrà fissa qua. Qua abbiamo anche lo space shooter che simula l'effetto del paracadute. Tu ti siedi qua, vai lassù a 27 metri e poi vieni paracadutato giù. Momento nerd dei parchi divertimenti. Mauro mi spiegava una roba interessantissima che uno non ci pensa, però è importante. Questi sono i gruppi elettrogeni, che sono 3, sono potentissimi, 150 kW, 80, 140. Ma io ho chiesto, ma perché non vi attaccate alla corrente della rete marocchina? Lui fa, perché è inaffidabile, e dato che stai movimentando persone, apparecchiature anche abbastanza complesse, sensibili, la corrente deve funzionare sempre, ci deve essere sempre. E per questo usano i gruppi elettrogeni. Adesso andiamo a vedere l'ufficio di Mauro, dove mi ha detto che vengono partorite le idee dei parchi. Guardate qua, guardate che modellino, questo è Lego? Sì. Pazzesco. Ah, funziona pure? No, vabbè. Questo è il ristorante sospeso. Pazzesco! L'avete montata voi, la prima ruota panoramica. E questa qui è per Marrakech, se tutto va bene. Quindi avete portato i parchi divertimenti italiani qua in Marocco? Sì. Ho esattamente 4 generazioni che facciamo questo tipo di lavoro, e dico sempre al mio amico Simone, come agli altri miei amici, che io non ho mai lavorato un giorno.
perché ho sempre fatto il mio lavoro con amore, quindi quando uno fa qualcosa con amore non lavora mai. Qua dietro al parco c'è la loro abitazione, loro abitano qua. Buonasera, sono Tiziano Viviani, figlio di Mauro. Appena venuto a prenderci. E ci hanno portato subito a casa che è dietro il parco. E qui però, cioè, non è che siete tanto tranquilli, perché quando le giostre fanno, immagino che ci sia un po' di casino. Ma noi senza casino non siamo capaci a stare. Poi o siamo in giostra per andare, altrimenti siamo a casa. Quindi quando abbiamo finito di lavorare c'è il meritato riposo con silenzio. È un container con un estensibile. Pazzesco. Lui è il cane della guardia. Sì, No, vabbè ragazzi. Cioè, guardate qua. Io abito qui con mia moglie e miei figli, e 2 figli. Mia moglie è marocchina e i miei figli sono italo-marocchini. E questo è un container Ne ho uno. che avete modificato voi. Noi abbiamo acquistato il container, poi dopo abbiamo fatto tutto l'allestimento all'interno con l'MDF prelaccato. Abbiamo tagliato tutti i pannelli. C'è altro che camperizzazione, la containerizzazione qua abbiamo. E poi praticamente quando devi spostare questo chiudi tutto, Questo rientra dentro. vabbè, con un po' di movimenti e Non tutto. tanto, basta spostare il tavolo. Il tavolo, le sedie, capito? l'estraibile passa sotto il E bagno. arriva fino lì, cioè questo neanche devi spostare. No, questo qui va su, praticamente lo scalino lì passa qua sotto. Ma dai. No, vabbè, Tutto pazzesco. calcolato. Cioè quindi non devo neanche... è vero perché il mobile è tutto sospeso. Cioè quindi... E sotto lì c'è una rotella che quando Però- questo va sotto si appoggia sul e così scivola dentro, perché questo pesa perché c'è il sì. forno e tutta la roba. Tutto Cioè, calcolato. quindi si muove tutto. Se sei rimasto stupito da qua, aspetta di vedere casa sua. Questo l'abbiamo fatto noi che siamo un po' dilettanti. Cioè, in che senso? Cioè, guarda, è bellissimo. Poi di là c'è la camera da letto, la camera del bambino e il bagno di qua. Cioè, quindi sono 4 stanze praticamente. Wow. Cioè, ma scusami, ma questo è... Cioè, eh sì, è la larghezza di un container. Sì, quello lì è il container giusto. Sì, Qui sì. c'è l'estraibile. Cioè, sembra veramente più grande. Guarda qua. E questo è il bagno. C'è pure la vasca idromassaggio. Complimenti. Grazie. Magnifica. Questa quindi era la casa di Tiziano, dove il maxi schermo è predominante. Il bambino immagino che si diverta. E adesso andiamo a vedere altre di queste. Sono 2. 2 bambini, wow. Uno di 4 e uno di 2 anni. E adesso andiamo a vedere un altro appartamento. Questa che cos'è, l'officina? No, vabbè. D'altronde loro fanno tutto da soli. Cioè, manutenzione di tutte le giostre. No, vabbè, guarda che Sì, ma roba. devi salire. È obbligatorio. Cioè, ma tutti i 40 piedi di... No, sono 20, questo è 6 metri. Ah, questo è 6 metri. Vabbè, sono solo 6 metri di officina. Potremmo rimorchiarlo con Valentino. Guarda qua. C'è un po' di tutto, eh. Noi facciamo di tutto un po', quindi Fai abbiamo tutto un po' di carpenteria, un po' di oleodinamica, pneumatica. Tutto, perché la Idraulica. manutenzione fa tutto voi, perché d'altronde... No, ma questa è dedicata agli appartamenti. Ti spiego, agli appartamenti, ma siccome quando ci spostiamo questo semirimorchio rimane sempre alla fine, Ok. se qualcuno è in panne degli altri 40 semirimorchi che abbiamo, questo qui è addetto alle riparazioni. Infatti è un veicolo che è spesso fermo. Una cosa che mi ha spiegato è che loro hanno tutti i semirimorchi, non è che hanno una motrice per ogni semirimorchio che hanno. Quando si devono spostare, noleggiate Di solito prendiamo dei camioni. trattori stradali. Abbiamo 2 trattori perché li utilizziamo Voi, per per spostamenti interni e logicamente per il Quindi viaggio. loro poi hanno tutti i semirimorchi. Quanti sono questi semirimorchi? Non sono 40 ma sono qualcuno in meno, sono 36, 37. 36 semirimorchi. E questo è l'officina che segue tutti i semirimorchi quando si spostano. Qua avete anche le robe per arrampicarvi sulle cose. Sì. E poi abbiamo una seconda officina al centro del parco. Che serve per le attrazioni. Facciamo le costruzioni più grandi. Tante costruzioni le facciamo noi e di conseguenza di là c'è davvero taglio al plasma, tornio, è più equipaggiata che questa. Adesso ho guardato qua sopra, questi sono tutti i pannelli fotovoltaici che alimentano tutta la loro parte abitativa. Questi sono gli stessi cactus che abbiamo visto prima al parco. Noi prima colleghiamo questo semirimorchio qui, poi dopo da qui ognuno prende l'alimentazione.
andiamo con i pannelli solari quando le batterie sono cariche, perché abbiamo anche un pacco Ok. batterie. Cioè voi attaccate anche la corrente della rete urbana qua? Sì, esattamente. E da qua fate tutta la distribuzione? Questo è l'ingresso e dopodiché entra, se si può andare con E i si pannelli gestisce, solari, ho capito. si autogestisce, penso che sarà pratico. Quindi anche tutta la parte idrica di questa è attaccata a questa e questa a sua volta è attaccata alla rete idrica. Questa è alimentata dalla rete idrica, si riempiono le cisterne o andiamo direttamente. Questo è tutta la parte tecnica, Sì. la parte tecnologica. Questo è sempre il rimorchio base dove c'è l'officina, dove c'è poi tutta questa roba qui, prati, non prati, erba, va tutto caricato all'interiore di quel container lì. Questa qui è una roulotte che usiamo per chi che è sistemata fissa sul semirimorchio, la usiamo per quando viene qualcuno a trovarci, degli italiani o degli amici. Ok. E quando ci spostiamo, siccome questa è un pochettino più complicata da chiudere, ci vuole un giorno, chiudiamo il giorno prima questa, così si è già pronta per partire, e io e mia moglie ci alloggiamo su Qua questa dentro. che basta agganciare e partire. Questa è la parte dell'abitazione principale, quella più Questa è fatta in Italia. Questa è fatta tutta in Italia. Questo è appunto il semirimorchio, si attacca direttamente alla motrice del camion. È proprio una casa È mobile. stato comprato il semirimorchio da Zorzi, il pianato, i Sì, due sì. lungheroni e gli assi, e poi è stato. Allestito sopra. C'ha il doppio tetto, tutto elettrico perché c'ha il tetto normale, poi c'ha il doppio tetto. Perché crea un passaggio d'aria per il caldo. Vedete, c'è quel tetto che si alza, crea un passaggio d'aria che mantiene tutto più fresco. Questa invece è la casa della figlia, che adesso è in Italia. È più piccolo. È più piccola, vabbè, però. Magnifica, complimenti. C'è, insomma, comunque, insomma, l'influenza dell'itinerante, insomma, si vede, i tappeti, insomma, tutto. Adesso ragazzi entriamo a casa, ma andiamo a cenare tutti insieme. Andiamo a mangiare il couscous che ci hanno detto che ha fatto la mamma di Zineb, che è la moglie di Tiziano. Non oso immaginare che da fuori sembra grande, dentro sembra ancora più grande. Ciao, ciao, Questa è Zineb. piacere. La sola No, marocchina vabbè. delle. Cioè, guardate qua. No, vabbè, la sala da pranzo, la cucina. Guarda qua, Direi di sì. fantastico. Ma questa tutta in Italia è fatta? Questa tutta in Italia. Qui tutto ciò che vedi è italiano. Secondo me si capisce poco che siamo entrati su un semirimorchio. Cioè, sembra che siamo entrati in una casa fatta di mattoni. Cioè, induzione, forno, lavastoviglie, frigorifero standard Piccolissimo, statunitense. ma non manca nulla. Come? Il frigo non è tanto piccolo. Sì, cioè, in effetti il frigo mi ha preso come in mezza cucina. è enorme. Camera da letto veramente stragrande. Ma il progetto di una cosa del genere chi l'ha fatto tutto tu? Una parte l'ho fatta io, poi una parte l'ha fatta il costruttore, che è un'azienda apposita che fa questi tipi di allestimenti. Tutto coibentato, cioè anche lo slider, come lo chiamano negli Stati Uniti, rimane veramente molto aderente. Noi li abbiamo visti negli Stati Uniti questi slider, sono sempre un po' laschi, entra sempre aria. Questo Sì, qui ci sono dei pistoni idraulici che spingono fuori, poi all'ultimo pezzo li spingono e li mettono in battuta. Dopo si alza il pavimento e quindi praticamente, anche se a lungo tempo rimane lì l'olio che si trafila o altro, rimane comunque Sì, sì. l'impressione con il pavimento. sembra diventare tipo in una matriosca, cioè perché non capisci bene come, cioè capisci che questa roba si muove, ma non riesci a capire bene in che Per esempio, direzione. vedi, qui siamo sul collo d'oca, Ah, quindi sul collo d'oca non c'era la possibilità di metterci tutto l'impianto dei pistoni per tirare il pavimento a pari. In Ok. effetti vedi qui sull'estraibile si vede lo scalino, sì, e questo qui è l'estraibile che rientra, ok. e di qua la stessa cosa. Essendo sul Perché collo- qui siamo praticamente dove c'è la quinta ruota in mezzo, cioè dove si viene attaccato il trattore. Questa è la cameretta di Tiziano e la sorella, quando erano piccoli. Il bagno ma finisce o va avanti? Dai. No, c'è solo c'è una lavatrice e un po' di portiere. Mamma mia. Vabbè, voi vivete da sempre, tu sei nato praticamente in un motorhome come questo, ma quanti ne hai cambiati nella tua vita? Solo questo, perché gli investimenti sono... No, infatti, cioè nel senso, quindi tu sei nato in un altro e dopo hai costruito questo, hai costruito sono nato questo. su quello di mia mamma, Cioè devono durare una vita delle robe così. durano normalmente una vita. Ma quelle sono piastrelle. Sì, no, è tutto, anche questo. Ma queste sono piastrelle. Sì, sono piastrelle. Quanto pesa? Questa qui vuota vuol dire che non vestiti, pentole, patatine. No, tu lasci tutto dentro? Io lascio tutto dentro, però quando è uscita, l'abbiamo pesata una sola volta, quando è uscita dal costruttore era 280 quintali.
vuota. Il pavimento è di olivo, vero olivo, è perché d'olivo, non è cose così. Poi qui sotto c'è una vasca per le acque bianche e una vasca per le acque scure, con un depuratore che prende quando è pieno, depura e poi scarica in automatico con una pompa. Guarda qua! No, vabbè. Questo è il couscous più buono che c'è in Marocco, fatto da sua mamma. Complimenti, complimenti. Quanto tempo ci vuole per cucinare questo piatto? Un'ora? Avrei detto mezza giornata. Wow! Fuori dalle videocamere dicevano, secondo me un'ora è andata perché l'ha cucinato la mamma, ma secondo me ci vuole molto di più. Comunque vi piacciono i schermi grandi, eh? Sì. Ma questo tipo, scusami, quando si chiude non ci sta. Gira così. Ah, ecco. Sì, guardate qua. Mangi il couscous, non mangi niente. Guardate che... Beh, no. Ragazzi, abbiamo mangiato un couscous veramente fenomenale, cioè era divino. Adesso guardate qua, pasticceria marocchina e pasticceria italiana. Cioè così non facciamo torto a nessuno. Sì, amore, vuoi? Guarda qua. No, non si vede. Guarda qua. Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e benvenuti ad Agadir. Siamo all'interno di un parco, si può dire, infestato da coccodrilli. Dobbiamo ancora ringraziare Mauro e la sua famiglia che ieri sera ci hanno ospitato, sono stati benissimo, ci hanno raccontato un sacco di cose, ma mica abbiamo finito con loro, perché adesso li stiamo aspettando e andremo a farci un giro tutti insieme. Nel frattempo guardate qua fuori, ragazzi. Questo è il recinto, o meglio, le mura di cinta del Croco Park. Fantastico non aver trovato la possibilità di dormire qua dentro. Se fossimo stati un pelo più alti, probabilmente i coccodrilli avremmo anche potuti vedere. Veramente posto meraviglioso, divertente, si imparano un sacco di cose qua. E soprattutto anche, specialmente per i coccodrilli del deserto, c'è anche questo progetto, il tentativo di rimportarli qua in Marocco, che sarebbe veramente molto bello se ci si riuscisse, non deve essere una cosa facile. Agadir, città bellissima, città certamente turistica, ma città storica con anche una storia tragica alle spalle, relativamente recente. Il terremoto degli anni 60 qui ha fatto tra i 15.000 e le 20.000 vittime, veramente tantissime, nonostante l'intensità di quel terremoto fosse inferiore rispetto a quello che c'è stato relativamente poco tempo fa qua in Marocco, che comunque anche di vittime ne ha fatte veramente tante. Siamo tornati qua a casa di Mauro e mentre aspettiamo la sua famiglia, in realtà io non ce la faccio a non fargli domande sul suo lavoro, su cosa fanno qua, e mi spiegava che più o meno per sistemare tutto quanto ci vuole? All'incirca ci vogliono una ventina di giorni per smontare tutto, 3-4 giorni per il viaggio, dipende, se tutto va bene non esistono dei problemi, e poi dai 20 giorni a un mese per installare tutto un'altra volta. Quando vi spostate da qua, dove pensate di andare? La prossima tappa dovrebbe essere confermata già all'80% Marrakesh. Se passate da Marrakesh andate a salutare Mauro. Vi aspetto volentieri, specialmente tutti gli italiani. Ragazzi, cominciamo questo tour speciale qui nel souk di Agadir. Il souk è dove ci sono tutte le attività commerciali, i mercati, gli artigiani, che oggi magari vediamo un po' anche come il posto dove venire a comprare i souvenir. Però in realtà l'origine è un'altra, e anche tutt'oggi in realtà la destinazione d'uso non è solo quella. Entriamo dentro la porta, una delle tante porte di questo mercato, e queste porte la sera chiudono, e questo è esclusivamente un mercato. Qui dentro non ci viene nessuno, non è come la Medina di Marrakesh, di Ouarzazate, che all'interno ci sono anche abitazioni, ci sono i quartieri, e all'interno di questi quartieri ci sono i souk, come questo. Questo è esclusivamente un mercato. E come nascono questi posti? Storicamente ci sono sempre stati, hanno millenni
di storia questi luoghi, ma anticamente non c'erano le costruzioni, c'era solo il recinto e qui praticamente era pieno di tende, di venditori che portavano qui la loro merce arrivando chissà da dove. Poi pian piano insomma si è tutto strutturato in modo diverso, tutto più protetto, tutto più organizzato. Come vedete poi in realtà i prodotti sono di tutti i tipi, tipicamente dai locali ma anche prodotti tipicamente qua per i turisti. Allora dovete sapere che Zineb arriva da una famiglia che ha un mélange di culture, perché qua in Marocco le culture si mischiano tantissimo. La mamma, che è di Agadir, arriva dalla cultura araba, mentre il padre, che è di Marrakech, delle campagne di Marrakech, ha una cultura berbera. E pensate che quando si è sposata con Tiziano mi ha raccontato che ha dovuto indossare 5 vestiti differenti per rendere omaggio alle diverse culture. Sì, così tutti sono contenti. Allora ho messo il vestito berbero di mio papà, ho messo il vestito arabo di mia mamma, ho visto il vestito del nord, il vestito del Sahara e alla fine devo vestirmi il vestito bianco. Il vestito bianco per Tiziano. Sì. Ah, dai. Allora abbiamo un omaggio internazionale. Un defilé. Ragazzi, guardate qua che belle le foto del matrimonio. Questo è il vestito berbero, ma anche Tiziano si è cambiato vestito. Solo l'ultimo. Zineb vuole assolutamente che io assaggio questo. Che cos'è? Amlou. 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 E che cosa sarebbe? Allora c'è le noci con l'olio d'argan, con i mieli, tutto mischiato e un super food. Quindi ne prendo un pezzettino e lo mangio. Colazione? Mangia colazione? Questa colazione sì. Come si fa? Si puccia un po'? Sì, così. E dopo... Così? Sì. Ah sì? Sì. Così? È troppo? È poco? No, è giusto. È giusto? È giusto. Dopo... Com'è? Sembra Nutella. Nutella berbera. Buonissimo. Cioè, quindi È super nutriente. Cioè, dentro c'è anche l'olio d'argan. Cioè, quindi... buonissimo. Non possiamo non assaggiare anche il tè. Luci, qua hai fatto la spesa. Ci vuole. Praticamente il prodotto base arriva da qua, dalle mandorle. Zineb ci sta facendo assaggiare tutto. Allora prendo un pezzettino di pane e adesso mi fa assaggiare l'olio di argan puro. Alimentare, perché è diverso da quello per il corpo. Puccio, olio. È buonissimo. Tieni Luci, assaggia. È buonissimo. Io non l'avevo mai assaggiato l'olio d'argan, quello da bere. L'olio di argan, che è famoso perché è proprio di questa regione, Agadir, Argana, e questa è la regione dell'albero di argan. E pensate, un albero protetto dall'UNESCO. E ci sono due metodi per estrarre l'olio. Si fa l'olio per cosmetico, che è estratto a freddo, e l'olio per bere si fa in un'altra maniera. Non chiedetemi come si fa. Questo invece mi diceva che è miele medicale. Cura l'influenza. Buono, molto buono. Adesso abbiamo girato le spalle e siamo di fronte al panettiere. E Zineb dice che questo è ancora caldo, un pane speciale e che si mangia solo qua e quindi va preso anche il pane. Proviamo anche il pane locale. Questo effettivamente è piccolo, molto piccolo. Anche i nostri nuovi amici hanno capito che noi siamo golosi di qualsiasi cosa e pane caldo. Ragazzi, un panino di questi costa 1 dirham. Senti com'è? Sì. È buonissimo. Il problema del Marocco è che si mangia bene, cioè la dieta non funziona qua. Allora, questo sapone si chiama sapone Belgique. Le mette prima e dopo mette l'acqua. Lo metti prima di fare la doccia? Sì, e dopo gratti. Ti esce tutto come hammam marocchino. Cioè questo è come quello che si vede in Marrakech Express, che li insaponano tutti, dopodiché li grattano. È questo. E questo qua l'abbiamo trovato. Pur di farci assaggiare tutto, Zineb sta comprando mezzo mercato da farci provare. Però questo non si mangia. Ma meno male. Questo ti lavi, Questo voglio provare. Perché questo secondo me... E fa schiuma? Quindi questo è buono.
questo è buono. È buono per il camper, almeno non sì. si intasa. Sì. Che guarda, le mette così Ma tu l'hai trovata qua prima perché vendeva prima? e rimane pezzi proprio Siamo entrati nella parte del souk di Agadir, dove c'è anche questa bellissima fontana che immagino d'estate rinfreschi veramente tanto, che è quella dedicata alle spezie. Infatti in questo momento non tutti i negozi sono aperti, ma si sentono i profumi. Questa erba si chiama Luisa. caldo. Si vede dormire. Cosa si usa? Per tipo fare una tisana. Per una tisana. Si usa per le tisane. Queste io non le avevo mai viste prima. Abbiamo visto seccare di tutto, ma non avevo mai visto le cozze secche. Qui ragazzi abbiamo un negozio che vende in modo particolare delle piante, erbe, spezie che servono principalmente a fine curativo. Beh, naturalmente al souk non può mancare anche il reparto frutta e verdura. Per chi è abituato magari a pensare che i datteri siano più o meno tutti uguali, in realtà è facile intuire che ci si sbaglia. Guardate anche già qua quante differenti qualità. E sono sia per la tipologia di dattero ma anche la loro provenienza e anche come sono stati raccolti. Qui partiamo da prezzi che sono da 30 dirham e arrivano fino a 80 dirham. Questi che sono i datteri di più alta qualità, che arrivano da Zagora, costano 80 dirham al chilo ragazzi. Qua veramente che spettacolo, queste olive, mamma mia. E guardate anche come sono tutte disposte, veramente che ti attirano all'acquisto. Per queste vado proprio pazzo, cioè sono proprio buonissime. Qua ci stanno facendo assaggiare un'altra cosa, guarda caso, che dicono essere simile al fico d'India ma non è, e non va assolutamente toccato. Cioè lo devi mangiare subito, così. Ecco, mi sono toccato. L'ho toccato. È molto simile a un fico d'India. Reparto macelleria. Wow, ma queste le teste sono. Questo ragazzi è il piede della pecora. C'è il piede della mucca. L'intestino, il piede della mucca. Che si fa con questo? Si fa il couscous. Il couscous. Couscous di piede di pecora. Sì. È la parte forte del couscous. Buonissimo. Guarda, più buono è piedi della mucca più. Sì, è la parte più buona? Vabbè, lo dici tu. Non è proprio la parte migliore per me. Qua davanti c'è una testa di pecora e praticamente mi dice che anche questa si mette nel couscous. E cosa fa? Si mette in mezzo, ma intera. Poi intera puoi tagliarla. Questa è una cosa tradizionale, io non l'ho mai vista nel couscous, ma una volta nei momenti di festa si usa. La festa del montone. Ah, cioè non è che si mangia tutte le sere la testa della pecora, solamente quando c'è un momento particolare. Sì. Ma adesso siamo usciti dal souk principale, quello organizzato, strutturato, regolamentato, per andare in quello un po' meno regolare, possiamo anche dire abusivo, che è questo che sta qua di fronte ragazzi. Infatti vedete ci sono tutte le bancarelle buttate un po' così semi a caso e ci dicevano che qua ogni tanto, mediamente ogni 2 settimane, passa il comune con le ruspe e porta via tutto. E questo è un pochito más un mercadito de calle, possiamo dire. E sembra essere anche specializzato nella roba usata, non di seconda o terza mano, ma di quante mani? Anche 5, 6, 7 volte. E guarda le scarpe. Queste ad esempio sono le scarpe. E effettivamente cioè, si vede che non sono proprio solo di seconda mano. Devi essere anche fortunato a trovarle appaiate giuste. Esatto, però puoi essere anche fortunato, Queste ragazzi sono le mutande usate, anche le mutande usate, ma dice che questo è niente. Dice che qua si possono trovare pure i denti usati. Sì. E qui come vedete viene tutto organizzato un po' così alla buona, anche queste baracche, ogni tanto le portano via. E fanno anche le riparazioni qua, ma si sente anche l'odore di vernice, perché i mobili restaurano al volo. Qui vendono anche attrezzatura da campeggio, usata, che roba, oh! Sacchi a pelo, zaini, e ci sono anche chi costruisce i mobili nuovi, questa è tutta roba nuova. E qua si sente un buon profumo di legno ragazzi. A volte devi anche fare un po' fatica perché non è che è proprio tutto in vendita, magari questo è il motorino di qualcuno. E qui abbiamo lavandini, vasche delle docce usate. È bello perché alcune delle pareti di questi chioschi, baracche, sono fatti
con materiali magari una volta erano anche in vendita, poi hanno detto vabbè non si vende, ci faccio la parete. Questo poi però se qualcuno lo vuole certamente te lo vendono, però adesso è diventata la parete. Mi diceva Mauro che qua sono bravi a lavorare l'acciaio inox, a lucidarlo, a saldarlo, effettivamente fanno un sacco di bei lavori. Appena nella parte esterna di questo mercato, abusivo o no, c'è questo parcheggio pieno di furgoni che sono pronti per caricare l'eventuale merce che uno è venuto a comprare qua. Vedi? Ti trasportano anche la roba a casa, è tutto organizzato. Tiziano è ritornato a prenderci, ma Mauro mi fa vedere che anche qua dietro hanno l'officina mobile. Cioè tu puoi lavorare ovunque tu sia, insomma. Via, si parte, ci spostiamo, andiamo da un'altra parte.